Nel mio lavoro di coach mi trovo davanti spesso il tradimento e ne ho ascoltato moltissime sfumature. Ho sentito clienti lamentarsi per tradimenti immaginati e magari inesistenti, altri raccontarmi dinamiche di coppia in cui mi appare chiaro un allontanamento emotivo da parte del partner non percepito però da chi me lo racconta. Ho ascoltato storie di tradimenti subdoli che duravano da anni nella dimensione di vita parallela e che sono stati scoperti dall'oggi al domani. Altre di tradimenti reiterati e sempre perdonati dal partner ferito che afferma tradirmi è più forte di lui, ma lo amo troppo per lasciarlo. Ho spesso rinunciato al mio ruolo di coach quando mi sono trovato davanti una sofferenza emotiva invalidante, quando mi sono reso conto di essere di fronte a un disagio che permeava ogni aspetto della vita della persona tradita e ho consigliato percorsi di psicoterapia. Mi sono fatto comunque un'idea delle varie sfumature del tradimento, ovvero di cosa spinge uno o entrambi i partner a violare il patto di fedeltà, spesso non scritto né verbalizzato, ma considerato inviolabile anche dal traditore di turno, quando dovesse subirlo a sua volta. Non è raro, infatti, che uno dei due partner da un lato si comporti come se fosse libero di volare di fiore in fiore, dall'altro dimostri apertamente una gelosia maniacale, una smania di controllo nei confronti del fiore che sta tradendo, proiettando su di lui le sue personali inefficienze. Al di là delle metafore, mi risulta chiaro che alcuni pretendono l'esclusiva, ma sono i primi a non garantirla. Il tradimento è comunque un argomento molto spinoso, tenendo conto che l'epoca in cui viviamo, definita ipermoderna, sta spingendo il mondo occidentale a seguire le proprie voglie, non più i propri desideri. C'è una differenza sostanziale tra questi due termini, desiderio e voglia, spesso intesi erroneamente come sinonimi, e partiamo proprio da qui, perché a mio avviso il tradimento del patto di coppia, così frequente oggi, si fonda anche su questa sfumatura. Desiderio e voglia sono in antitesi, quindi non sono sinonimi. Il desiderio è una dimensione che prevede la capacità di fare scelte ponderate e consapevoli, prevede di saper posticipare la soddisfazione immediata, di abbracciare un progetto per il raggiungimento dell'oggetto di desiderio, di mettere in conto i rischi e le responsabilità. Non è un caso che il saper rimandare le gratificazioni sia considerato da Daniel Goleman uno dei capisaldi dell'intelligenza emotiva, poiché è una qualità che mantiene lontani dal tutto e subito, aprendo a una dimensione di qualità piuttosto che di quantità. Purtroppo il capitalismo, con tutte le sue derive esplose nell'epoca postmoderna, ha letteralmente spostato la naturale spinta al desiderio che l'essere umano ha sempre avuto dalla notte dei tempi, su un piano diverso, che appunto è quello della voglia. La voglia è un'improvvisa pulsione che accende la smania di un appagamento immediato, istantaneo, nel quale scompare la capacità di preferenza e di scelta. Si verifica una sorta di sequestro neurale, nel quale vengono meno sia il progetto sia l'attesa ponderata. La voglia alberga negli stimoli vegetativi del nostro sistema e per questo assume il carattere impulsivo. Nell'epoca della grande disponibilità di appagamento materiale, dove spesso basta un click per raggiungerlo, la voglia la sta facendo da padrona in moltissimi aspetti della vita, purtroppo anche in quello della relazione. Ti porto un esempio semplice, sperando di spiegarmi meglio. Hai presente l'appetito di un buon gustaio, che sa prepararsi un piatto particolare con pazienza e cura, per poi gustarselo e goderselo, in un modo quasi rituale? Beh, questa è la dimensione del desiderio, nella quale c'è la scelta di un piatto specifico, seguita da un progetto per cucinarlo al meglio e alla fine dall'appagamento sensoriale del primo boccone. E quando il piatto è terminato, il buon gustaio si ferma proprio perché si sente appagato della qualità di ciò che ha mangiato, non dalla quantità. Una persona bulimica, invece, si muove nel territorio della voglia, rapita da pulsioni incontrollabili che la spingono ad aprire il frigorifero e la dispensa e a mangiare ciò che trova, senza un progetto di qualità, ma di quantità. Ingurgita, roba a caso, per riempire il vuoto dello stomaco, non gusta nulla e per questo il senso di sazietà è implacabile, al punto da spingerla a vomitare
per fare spazio e poter ingurgitare altro. Il buon gustaio ha un'ottima padronanza di sé, nel senso che è padrone di se stesso, mentre il bulimico è in balia di forze esterne. Vive l'illusione di poter scegliere, ma è la dispensa che sceglie per lui. Nelle fasi iniziali della vita di una coppia è presente il desiderio nel momento in cui si accende la dimensione del progetto di condivisione e si procede insieme per tentativi ed errori, con un obiettivo chiaro che è quello di stare insieme il più a lungo possibile o quantomeno provarci. Il desiderio è presente quando l'altro non è ancora nostro, non lo abbiamo ancora conquistato, ma tende a diminuire quando la coppia si consolida e si presentano più certezze che incertezze. La dimensione tragica del desiderio è proprio il fatto che non possiamo più desiderare ciò che diventa disponibile. In questa fase può avvenire il grande salto per una coppia, che consiste nello spostare il desiderio dalla persona al noi, quindi a un progetto fatto di scelte, di rispetto dell'altro, di obiettivi comuni, di impegno a offrire la nostra parte migliore durante il viaggio insieme, e questa dimensione si chiama amore. E a questo punto, se l'appagamento per 1000 motivi viene a mancare, oppure se è troppo lento ad arrivare, si deve fare i conti con le voglie, che in alcuni casi possono prendere il sopravvento con tutta la loro potenza e attuare il sequestro. L'infedeltà può avere molte sfumature, può essere solo fantasticata, può dar vita ad avventure occasionali, può esprimersi solo sul piano sessuale, può essere emotiva, e di questo abbiamo parlato in una puntata di qualche tempo fa, o ancora può diventare una doppia vita, pregna di sotterfugi quotidiani, di segreti continui, di occasioni rubate sotto il naso del partner, inconsapevole oppure consapevole e accondiscendente. La letteratura psicologica afferma che le vittime più tradite dal partner sono quelle che vengono percepite dipendenti dalla relazione e che non sempre è la qualità della relazione a essere la causa dell'infedeltà, dal momento che certi tradimenti, soprattutto quelli carnali, si verificano anche quando apparentemente va tutto a meraviglia. Ma cosa significa invece rimanere fedeli, resistere alle voglie di cui abbiamo parlato qualora si presentino? Significa essere individui differenziati, non schiavi dei propri impulsi. Vuol dire essere liberi di scegliere, di non seguirli, per rispetto e amore del partner. Ci sono persone che rimangono fedeli al corpo, in una sorta di fedeltà passiva utile a tenersi lontane dal senso di colpa, che però si permettono di tradire emotivamente il partner tramite vari strumenti di comunicazione virtuale che abbiamo tutti a disposizione e sottraendo una certa dose di presenza alla relazione, ma con la coscienza abbastanza pulita. Ci sono i fedeli che potremmo definire difensivi, quelli che non sgarrano per paura di essere ripagati con la stessa moneta. Infine ce ne sono altre che rimangono fedeli alla persona, che scelgono di non tradire anche quando l'occasione è ghiotta, e non perché sono mossi da una paura, ma perché hanno in sé una rosa di valori, tra cui c'è una certa disciplina, che nasce dal senso di rispetto per l'altro, per il progetto di vita condiviso, contempla la capacità di affrontare i normali contrasti che una coppia attraversa, senza fuggire, giocare ripicche o punizioni subdole. Che cosa significa invece tradire? Per alcuni tradire può essere l'unico modo che hanno trovato per uscire o per prendere le distanze da una relazione, dalla sensazione di essere ingabbiati o dal timore di essere abbandonati. Può essere una sorta di rivalsa tesa a ristabilire i ruoli all'interno della coppia, una strategia per riscattarsi da partner troppo gelosi, troppo presenti, troppo accudenti o troppo distratti. In questi casi l'infedeltà assume la dimensione del meccanismo di difesa, ma a monte c'è un'incapacità di comunicazione, di assertività, di espressione dei propri disagi e dei propri bisogni al partner. È molto più semplice tradire a volte piuttosto che provare a sviscerare i problemi insieme o prendere la decisione di chiudere la relazione dopo aver provato a farla funzionare, senza raggiungere una soluzione soddisfacente per entrambi. Per altri, che vivono il timore dei legami, tradire può essere un modo per tenere il piede fuori dalla porta, per affrancarsi dalla sensazione di rinuncia alla propria libertà, intesa come libertà di seguire le proprie voglie. E qui mi viene da chiedere, è più libera una persona che sceglie o una che è succube delle proprie voglie e vive l'illusione di averle scelte? So che è banale quanto sto per dire, ma il banale ha spesso una luce accecante attorno a sé che ci impedisce di vederlo.
Tradire per qualsiasi motivo tra quelli che abbiamo visto oggi e per gli altri innumerevoli motivi possibili è un atto di non amore che si esprime non tanto sul tradimento stesso, ma a monte, ovvero nell'incapacità di domandarsi che effetti può causare sul partner questo comportamento. È qui che alberga il vero tradimento, non nell'andare sotto le lenzuola con una persona in clandestinità. Questa è solo una conseguenza. Ci rivediamo sabato prossimo. Buon cammino da Sergio Massi.